Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete siamo nell'orto dove abbiamo piantato i baccelli, come vedete sono super rigogliosi. Ho visto che nell'ultimo video un utente mi ha fatto notare una cosa, che non riceve più notizie, più notifiche del nostro canale. Io non riesco a capire cosa stia succedendo, perché ultimamente è vero, praticamente le nostre views e i nostri iscritti sono totalmente calati a picco. Fatto sta che mi sono chiesto appunto anch'io il perché sia successa questa cosa, ma non so darmi una risposta, anche perché dovete sapere che noi nel canale non pubblichiamo niente di offensivo, parolacce, bestemmie, non pubblichiamo mai niente di questo. Anzi, il nostro canale fra l'altro è appunto un canale che serve solamente a promuovere una cosa, nella speranza che poi qualche ragazzo giovane faccia lo stesso. E quindi non capiamo il motivo per cui riceviamo questi blocchi. Fra l'altro noi non riceviamo alcun compenso da YouTube, come vedete abbiamo 500 iscritti, stiamo crescendo, siamo molto contenti, ma non riusciamo a capire perché appunto ci sono stati fatti questi blocchi. L'unica cosa che vi possiamo dire è quella di attivare la campanellina, quindi ricevere le notifiche quando noi pubblichiamo un video. Quello potrebbe essere un'idea, però non riusciamo a spiegarci cosa sta succedendo. Allora amici, faccio questo piccolo breve video perché appunto sto raccogliendo i baccelli. Come vedete ho riempito una cassetta, appunto questi sono i baccelli o da altre parti si possono chiamare fave, appunto sono della stessa famiglia dei piselli, quindi piante molto delicate, che oltre a produrre questi frutti che sono davvero buonissimi, sono anche super pro verso il terreno perché lo arricchiscono di azoto. Infatti se andate in qualche vigna, andate in qualche coltivazione di ulivi, perché fra l'altro questa pianta è molto presente in Toscana perché appunto essendoci vigneti viene piantato in lunghissime distese appunto fra i filari, perché mettono il favino, ci sono altri tipi di piante sempre leguminose che crescendo rilasciano azoto, quindi è praticamente come concimare solamente in modo naturale, quindi senza andare a spendere in fertilizzanti organici o chimici, quello che volete. Vedete qui ci sono tutti i nostri baccelli. Questa pianta qui è piuttosto sensibile, quindi quando si vanno a raccogliere bisogna sempre stare attenti a non andare a fargli un danno perché è molto appunto sensibile al tatto. Vedete fa questi super baccelli che alcuni, vedete questi che ci sono alla base della pianta, ovvero il primo ributto, noi andiamo a tenerlo per il prossimo anno, perché se lo facciamo seccare appunto mettiamo da parte i semi per l'anno prossimo. Perché io ho deciso di fare questo video? Perché volevo semplicemente parlare di una tradizione che appunto c'è qui in Toscana, c'è qui a Firenze, perché io mi ricordo che quando ero piccolo andavo con i contadini della mia zona a raccogliere i baccelli. Appunto con i contadini della zona da piccolino mi mettevo sotto un olivo come questo, prendevo i miei baccelli dall'orto e successivamente ne mangiavo qualcuno e magari parlavamo delle coltivazioni, mi veniva spiegato appunto come funzionava l'agricoltura. Ma appunto la tradizione più importante era quella di portare a casa il prodotto e appunto mangiarlo insieme a una forma di pecorino, che solitamente questo pecorino era di quelli freschi, quei pecorini che si sciolgono in bocca, appunto quelli veramente non stagionati, quelli freschi. E con il pecorino devo dirvi che ci sta veramente benissimo i baccelli. Poi cosa si beveva? Si beveva solitamente l'acquerello, che era un vino annacquato. Perché si chiama acquerello? Perché appunto in questo periodo dell'anno, che è giugno, bere una bottiglia di vino a pranzo per un contadino risulta anche troppo pesante, anche perché poi fra il caldo, fra la fatica, fra che si suda di più, il contadino deve stare anche attento a ciò che beve, se no veramente non lavora più. E quindi andava a prendere l'acquerello, che era un vino annacquato appunto, che appunto era molto gradevole anche perché era genuino, era fatto dal contadino e lo andava a bere appunto con queste pietanze. Allora amici, per raccogliere i baccelli bisogna semplicemente andare appunto sulla pianta e creare una frizione, quindi andare a girare appunto il frutto. In questo modo non andiamo a recare un danno alla pianta, perché appunto se tirate la pianta è molto sensibile e si rischia di andare a fare un taglio e poi la pianta non ne produce più. Non è una pianta che produce tanto perché è veramente un ciclo di produzione brevissimo, però metti caso che continua a piovere, fiorisce un altro po', qualche altro baccello me lo riesco a mangiare. Allora amici, fatemi sapere dalle vostre parti qual è la tradizione. Io intanto mi vado a mangiare i miei baccelli che sono veramente fenomenali, poi
Io ripeto sempre, quando uno si fa le cose da solo hanno veramente un gusto diverso. Quindi mi vado a mangiare i miei baccelli e poi successivamente la buccia la andiamo a buttare nel nostro campo, perché appunto mi avevo già detto, i baccelli, le fave, altre leguminose come queste vanno a nutrire il terreno, quindi anche le bucce rappresentano una fonte nutriente per il terreno. Amici, che dire, sono veramente preso dalla voglia di mangiarne altre mille di baccelli, e vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like per continuare a supportare i nostri progetti futuri. Ciao!